Ciao a tutti amici da RRS Metal Detector e non solo, noi siamo Lanto e Fede. Siamo qua oggi per mostrarvi le new entry di casa Nocta, Score e Double Score. Due metal detector multifrequenza simultanea per tutti quelli che vogliono un metal detector semplice di utilizzo ma efficace. Vi spiegheremo il menu e le funzioni, ma prima di fare tutto ciò iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati. I commenti ragazzi che servono sempre e sono utili per migliorarci. E like se vi è piaciuto il video e è stato interessante. Ciao, a dopo! Accendendo lo Score notiamo che ha 3 programmi preimpostati: il Park, il Field e il Beach. 3 tipi di multifrequenza come il fratellone Legend, M1 per gli oggetti conduttivi, M2 per gli oggetti poco conduttivi, M3 per i terreni conduttivi o bagnati. Una multifrequenza solo per la spiaggia e una singola a 15 kHz. E ora vediamo che cosa si trova sul display. Barra della batteria in 3 tacche, indicatore della luminosità del display, i 3 programmi e subito sotto la barra della discriminazione, modificabile in 4 livelli. Premendo il pulsante pinpointer, F che elimina il ferro e gli D fino a 10, la C che elimina il ferro e gli D fino a 12, la A è la all metal, quindi nessuna discriminazione, e la G che elimina la parte del ground. Lato sinistro dell'indicatore è la sensibilità che si modifica agendo sulle frecce più o meno nella schermata principale. Il valore ID numerico al centro, mentre sulla destra la barra della profondità. Questo metal, una volta acceso, basterà fare una rimozione dei disturbi e sarà pronto per la ricerca. Ora vediamo come farlo. Teniamo premuto il tasto a sinistra fino all'apparire del cursore che ruota e alla fine un'indicazione sonora vi confermerà l'avvenuta rimozione. Sempre con lo stesso pulsante potremo con pressioni più veloci modificare le frequenze. Premendo il pulsante del menu on off una volta apparirà il sottomenu, che è veramente semplice. L'icona del volume in 6 regolazioni che sposteremo con il più o il meno, l'icona della luminosità del display con 10 livelli, 5 crepuscolari e 5 normali, l'icona del Bluetooth attivo o spento, il ground suppressor in 8 punti, la vibrazione e il LED per illuminare le ricerche notturne. 2 funzioni nascoste sono la retroilluminazione dei tasti, che si ottiene portando il cursore dell'icona della luminosità e premendo il pinpointer si accenderà o spegnerà. Dal menu supplementare si andrà a fare il reset di fabbrica, che si ottiene premendo il pulsante delle frequenze per 2 secondi fino alla comparsa della scritta FD. Ecco fatto. Nell'aggiornamento appena arrivato, nel Park Mode è stato incorporato il Bottle Cap Reset e l'Iron Filter è stato abbassato a Field Mode. Questo è tutto per il nostro Score e ora passiamo la parola a Fede per il Double Score. Eccoci qui, ora passiamo al double score. A differenza dello score, questo non è proprio un accendi e vai, ha qualche impostazione in più. Allora, come potete notare, i display sono molto simili, batteria in 3 livelli,
Park, Field e Beach sono i programmi preimpostati. Ci sono 4 livelli di discriminazione, con il tasto pinpointer li possiamo andare a modificare: All Metal, modalità Ground, Fabric Default a 12 tacche di eliminazione del ferro, e in questa modalità Custom invece si può modificare il tipo di discriminazione, a differenza dello score che non si può modificare. La multifrequenza ne abbiamo 3: M1 che è per oggetti conduttivi, M2 per oggetti poco conduttivi come l'oro, M3 per terreni bagnati o molto conduttivi, una frequenza singola 15 kHz e una multifrequenza solo per la spiaggia. Sulla sinistra l'indicatore della sensibilità, sulla destra troviamo l'indicatore della profondità dei target, ogni tacca circa 5 cm, al centro l'indicatore ID. Poi andiamo a vedere il menu, un po' più complesso del fratellino più piccolo. L'abbattimento del terreno, questo è molto più preciso dell'abbattimento del terreno che ha il fratello maggiore, quindi ottima cosa. La reattività su 3 livelli, il volume dell'audio in 6 livelli, la luminosità del display in 10 livelli, 5 crepuscolari e 5 no, il Bluetooth attivo o spento, e qua il ground suppressor che serve per mitigare e rimuovere i disturbi del metal detector una volta risultasse troppo nervoso e si volesse aumentare un po' più la sensibilità. La memorizzazione di 2 programmi, e qui abbiamo la discriminazione vera e propria per poterla andare a modificare. Inoltre, come nel modello precedente, vibrazione e luminosità del display, del retro display per la piastra. Come nella versione Score, andando sull'icona della luminosità e premendo il tasto pinpointer potremo decidere se accendere o spegnere l'illuminazione della tastiera, cosa molto utile che nel Legend invece non c'era. E con questo è tutto, ragazzi. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati e i commenti sono sempre ben graditi. alla prossima, ciao.